Tanto. Ok, abbiamo iniziato. Giada, concentrati, anzi, rilassati, lascia andare la mente. Abbiamo chiacchierato fino ad ora. Inizia la tua magnifica sessione diretta con supporto di Monica, just in case. Lascia andare tutti i discorsi che abbiamo fatto. Concentrati sulla tua respirazione e sulla mia voce, che fra poco inizierà il conteggio da 10 a 1 e appena inizierà questo conteggio sentirai il tuo corpo rilassarsi dal profondo e diventare sempre più pesante. Inspira ed espira. 10. Inspira, trattieni un secondo ed espira. Escono tutti i costrutti mentali. Inspira. 9 ed espira. I tuoi piedi sono pesanti, si abbandonano a una delicata pesantezza che li porta come in un abbraccio verso il basso. 8. Questa pesantezza sale fino alle tue ginocchia ed ora tutta la parte bassa delle tue gambe sprofonda, pesante, lentamente. 7. Dalle ginocchia verso l'alto, la pesantezza abbraccia tutte le tue gambe adesso e si ferma alle tue anche. È un abbraccio caldo e inesorabile che ti porta sempre più a sprofondare. Sei. Da questo momento in poi
ogni eventuale movimento o rumore attorno a te ti porta sempre più in profondità. 5. Il ventre, il petto sono invasi da una piacevole pesantezza e scendono pesanti verso il basso. 4. Ora anche la schiena è invasa da questa piacevole pesantezza, come un liquido caldo che la invade fino a ogni più remota parte. La abbraccia e la trascina pesante verso il letto. 3. Le spalle, le braccia, le mani si abbandonano pesanti. Lentamente, pesanti. Un, due, il collo e la testa sprofondano, pesanti, dentro al cuscino. Uh, pesanti. Ora Giada, conterò da 1 a 3 e al mio 3 vai dove ti porta la tua mente. 1, 2, 3.
Dimmi dove ti trovi. Non lo so, tutto nero. Vedo come se ci fosse come un film che le vecchie cassette quando non va, quindi il nero si sta facendo piano piano più grigio. Mhm. Sta arrivando una luce Sta arrivando una luce. che ti permetterà di vedere. Sì, Dove ti trovi in questo buio? non lo so, penso di essere piccola, piccolina, in Piccolo. cameretta. Mm. Hai detto a Penso, Torino? no, a casa a Milano, Mhm. penso, non lo riesco ancora a vedere. In questa camera a Milano avevi una luce a soffitto o delle Sì, luci? un soffitto. Ah, proviamo. Io adesso conto fino a 3. Al mio 3 si accende una luce in questo posto in cui sei. 1, 2, 3. Si è accesa. No, arriva qualcosa come se fosse dalla finestra, come se fosse mattina, ma non è ancora quella luce forte. È arrivata una luce dalla finestra. Sì, da dietro di me. Mm. Chi è questa luce, Monica? Sta facendo giorno. Mm, così sento. E cosa succede, Monica? Lei è in quello stato, diciamo quasi di dormiveglia, e vedo vicino a lei un coniglio rosa e bianco. Con le zampette e le orecchie rosa? Sembra tutto rosa con il codino bianco. Mm. Sì, ce l'avevo, mi ricordo. Era un peluche, Giada? Sì, con il naso rosa, o di plastica, con i brillantini. Abbiamo un animale peluche preferito tutti. Ce l'hai ancora? Probabilmente in qualche scatola, sì, non butto niente. Tu lo avevi, Monica? No, Io avevo un orsetto lavatore, è una bambola. il nostro feticcio. Visualizzalo, Giada, il tuo coniglio rosa con la codina bianca. Come lo vedi? Piccolino e simpatico come sempre. Era tipo fucsia, aveva tipo dei peletti in lurex, tipo un po' da festa, un po' le zampe, tipo come se fosse seduto, la pancia più chiara, le zampine rosa, tutto festivo.
Energeticamente, con l'occhio della tua mente, toccalo e prova a farti condurre da lui più dentro a questo ricordo. Che succede? Nulla. Monica. Come se avessi sentito che quello è un coniglio magico parlante. E poi mi ha fatto vedere un'immagine in cui Giada sta piangendo, è bambina, e si appoggia il coniglio sul viso. È come se lui la consolasse. Giada, ti faccio questa domanda. Lascia andare l'occhio della tua mente liberamente. Vai alla causa esoterica della tua rabbia. Ho una sola sensazione di mh, tristezza, rabbia, come se nessuno mi capisse, però non riesco a visualizzare ancora una situazione, però una non comprensione, ma è sempre colpa mia, non è possibile, e mi ritrovo in camera sdraiata sul letto con un peluche che abbraccio e che soffoco e di pianto. Beh, è un ricordo in cui stai piangendo. Sì, penso, cioè mi capitava, quindi penso di rivivere un ricordo. Beh, è un momento specifico. Quanti anni hai? Non lo so, mi è venuto come 5 anni, ma non so neanche da dove sia venuto. Mhm. Vai all'asilo. Sì, ma era successo qualcosa a casa, sento mio papà che mi urlava. Cioè, non l'ho sentito, ma era mio papà che mi urlava Ok. per qualcosa, non Hai, ricordo. portavi il coniglio a scuola? All'asilo? No, 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 Hai fatto cadere qualcosa? no. Mm. Ti sta dicendo che è colpa tua? Sì, ma io non avevo fatto niente. Che succede, Monica? Due episodi mi sembra simili, perché uno è come se le fosse venuto mal di pancia e le dicono che è colpa sua che ha mal di pancia. E l'altro si è rotto qualcosa in casa e davvero non è stata lei a romperlo, eh? Un guasto, è un guasto, ma loro sono convinti che sia stata, cioè, come se la madre l'avesse detto al padre e il padre si arrabbia.
Guarda da un punto di vista energetico, Monica, cosa succede in Giada? Come se venisse investita da una enorme, sai come le balle di fieno, però questa è come se fosse una enorme gomitolo, di fil di ferro, molto pesante all'interno. È come se eh, lei, così piccola, rimane spaventata da questa cosa, che incombe e che la può schiacciare. E quella è, la rabbia, come se ci tenesse tanto al papà lei, no? All'approvazione del papà. E sente che quella lì è la rabbia del papà contro di lei. E ha la paura che poi lui non le vorrà più bene. Cosa hai visto a queste parole, Giada? Ho visto, ho visualizzato proprio questa sfera di ferro, di Spinoza, di cui avevo paura, ma era come se fossi in un angolo e questa arrivava addosso. Non era molto grande, era così, ma mi faceva male. 10 centimetri di diametro più o meno, però mi faceva male, mi aveva fatto male e io avevo paura. Fisicamente c'era una sfera di metallo spinosa nella tua infanzia. No, Ah, l'hai visualizzata l'ho adesso. visualizzata adesso mentre Monica parlava. Dove ce l'hai adesso? Davanti? Tipo là, è un po' dritta a sinistra, Mm. come se io fossi in un angolo e lei lì, ferma lì, ma sono tipo in una specie di corridoio eh, chiuso, però vedo in lontananza una porta con della luce che entra, Mm. Fammi capire, è una specie di sfera di metallo con delle come se punte, fosse una pallina, una come un palla riccio di da palla, castagne, no, un pochino più grande, più come se grande. fosse Mm. una palla di pallamano. Non- Però è un riccio, ha le punte, un po' Sì, confuse. eh, sì, come se fosse davvero un fil di ferro aggrovigliato su se stesso. È Ok, preciso, però è proprio queste punte grandi, comunque di 2-3 centimetri che escono, quindi va bene. Giada, seguimi. sì, Allora, vedo qualcuno eh, dalla porta, non so chi sia, lontano. sì, ti fa paura? Vuoi che vada via? Non lo so, prima vorrei vedere chi è. Digli di mettersi davanti a te, sei in completa sicurezza, e di mostrarsi. Penso che sia mio nonno. Mm. Brava. Nonno materno, Sì, quindi bene, sei contenta. sì, Chiedigli di chiamare anche la nonna, che hai già visto da sola. E se vuoi piangere, piangi pure. sono qua tutte e due. Cioè, non li vedo, Li senti? vedo, sì, li sento, cioè, è come se fossero in una stanza, un corridoio molto lungo, con una porta aperta, con la luce che entra da in fondo e loro sono a 2 metri da me più o meno. Non li vedo in faccia perché è buio, ma vedo le ombre. Cosa le dicono, Monica? Io sento che dicono, adesso sei grande, sei bellissima e sei grande. Come se mi trasmettessero non solo grande adulta, Mm. ma grande proprio immensa.
e le offrono come lo zucchero filato, anche questa è rosa. Cosa le dice la nonna che si è presentata a lei tempo fa? Le farfalle sono tra noi e parlano di noi. E tu parli con le farfalle parlando con me. E tu lo sai che ti accarezzo i capelli quando ti strucchi. Dove sono adesso? Al di là del fatto che siano davanti a Giada, da dove vengono? Sono molto lievi. Sono venuti dal portale Aureo e hanno un'estrema delicatezza e leggerezza. Il nonno in particolare è come se la volesse far sentire ancora per un attimo bambina, al sicuro tra le sue braccia, dove nessuno le può far del male. Però ricordati che è solo un momento, perché tu sei grande, grande, grande. Vedo che le sbuccia un fico mentre la tiene in braccio e le dà un pezzo di fico. Vedi questa scena, Giada? Sento, sì, sento essere in braccio a mio nonno, quindi proprio piccolino, abbracciata, sento le braccia attorno a lui, vedo il tavolo della sala, le sedie. Senti il suo odore, No, senti la sua voce. neanche. Sento la presenza. E la nonna dov'è? Mentre lui ti tiene In in braccio. cucina. Sta facendo qualcosa da mangiare, come sempre. Col grembiule bianco, i merletti. Sta facendo qualcosa per me, per noi. Chiedile qualcosa. Non mi risponde. Ti dà le spalle. Mi profilo, come se fosse concentrata a mescolare quello che sta facendo. Non so cosa sta facendo. Mm. C'è un Cosa buon le hai chiesto? profumo. Se puoi dircelo. Perché? Perché? Perché cosa? Perché te ne sei andata così? Forse è la domanda sbagliata. Forse sì. Adesso mi guarda, me ne sorride. Chiedile il perché della tua rabbia. Ti risponde. No, come se non sapesse darmi una risposta e mi abbraccia anche lei. Monica, cosa vedi?
è come se la volesse riportare a dei gesti semplici, le fa assaggiare la passata di pomodoro che sta cucinando. Poi le dice che si è sporcata qua vicino alla bocca e la pulisce. Dice c'è così tanta bellezza in questa semplicità. Te la sei dimenticata. Ti sei dimenticata cosa vuol dire mettere una polpettina in bocca e sentire il gusto all'inizio fino alla fine. Poi vedo che è come se aprisse un tendone di un teatro e mi fa vedere, ci fa vedere una vita parallela di Giada. E qui è un bambino, un maschio. Secondo me ha intorno ai 10-12 anni e lavora in una miniera, su una miniera di diamanti. È un po' la mascotte del gruppo perché è il più giovane. Come si chiama? Aladdin. Mhm. Mm, Sono tutti molto gentili, protettivi nei suoi confronti. Il lavoro è molto duro in miniera. Vedo che in particolar modo c'è un uomo. Io credo che si tratti del suo attuale fidanzato, che è un po' il capogruppo, diciamo, che si affeziona molto a questo bambino così piccolo, insomma, no? Però un giorno poi c'è qualche cosa che non va. Ci sono dei rumori dentro questa miniera. Crolli. E sì, quello che è attualmente il suo fidanzato gli dice che va a controllare un attimo e che poi torna per prendere Aladdin. Mhm. In realtà non torna. La miniera crolla e Aladdin muore lì dentro, solo, al buio, freddo, e tutti l'hanno lasciato solo, abbandonato. In mezzo ai diamanti. Sì, e sento qualcuno che dice, ma io l'ho chiamato, gli ho detto di correre, e lui è rimasto lì immobile. Sono affari suoi, adesso andiamo via tutti. Chi lo dice? Quello che era, che è oggi Simone? No, un altro. Però è anche vero che il suo attuale compagno non torna indietro così come aveva detto che avrebbe fatto. Ma l'ha lasciato lì perché doveva continuare a lavorare. Mi sembra che si sia allontanato per capire che cos'era questo problema, questo rischio di caduta. Ok? Poi si è reso conto che iniziava questa frana Mhm. e allora ha preferito non rischiare la propria pelle. Chiamalo ad assistere a questa sessione, Monica. Il compagno di Giada. Istintivamente, è come se rifiutasse, no, di poter essere stato lui a aver fatto questo. Lui si sente molto giusto in questa sua attuale vita, ok? Quindi fa fatica a pensare di potersi essere comportato in questa maniera vigliacca, no? Mhm. Dove si mette rispetto a Giada? Io già da adesso la vedo come all'interno della pellicola, quindi dello schermo, Mhm. e lui è in prima fila, che guarda questa scena. Va bene, Giada, torniamo alla,
sfera di fil di ferro al nonno e alla nonna. Sai che Simone ti sta guardando. Dove sono il nonno e la nonna? Mm, Non lo so, vedo il salotto di com'era la casa, con nonno seduto a guardare la televisione e la nonna non la vedo, però è qui, non so, sto facendo faccende. Però è come se la casa non avesse pareti e siamo in un prato verde, il sole è azzurro e alto, siamo in montagna, ci sono proprio le vallate, siamo in una parte pianeggiante e queste montagne sul fondo con la punta innevata e il cielo azzurro, sole caldo. Io sto giocando, sto correndo nella natura, tra le L'erba. cose. Mm. Sì, Dov'è la palla di fil di ferro? non c'è, Non c'è? no, L'hai persa? non c'è, Prova a guardarti intorno. Dille di rotolare davanti a te. per forza. Non vuoi? No, Ho il sospetto che sia la tua rabbia. può essere. Occorre analizzarla se la vogliamo trattare. Ok, allora la faccio arrivare. Poi vedrai che il paesaggio in cui si trovi sarà ancora più bello. Allora arriva, però adesso è molto più grande Mm, e c'ha una bocca. Arriva che si pianta davanti. mm. Fidati di me. Mettiti a E- gambe incrociate davanti a questa palla, senza paura. ok, sì, io mi siedo, gambe incrociate, questo è più grande di me, però fa niente. Benissimo. Ti fa paura? Adesso no, mi guarda, mi sfida, come se mi Mm. dicesse, Chiedile come si chiama. oddio, non lo so, mi viene schifido, ma non credo che... Schifido. Schifido, sì, qualcosa del genere, ma non credo che sia. Quanti anni ha, nel senso, da quanto sta con te? La vedo nella culla, era piccolina, qua. Ero tipo in una culla, e sai tipo il ciuccio che ha la catenina? Mhm. Ecco la mollettina della catenina era, la vedo così. È E sta, cresciuta con gli anni. sì, ma cresce, cioè Cambia. cambia, Diminuisce, aumenta, diminuisce, aumenta. aumenta, esatto. Di cosa si nutre? Di te, delle tue parti. Questo si nutre della paura. Questo. La vedo anche, mi vedo un gestante, mi vedo rotolare nella pancia di mia mamma ed è ancora Non ho lì. capito, scusami. Mi vedo nella pancia di mia mamma, cioè non ero ancora nata ed era lì che rotava con me, come se fosse, Una no, lavatrice, utero. sì, nell'utero, come se fosse un'estensione di me, come se fosse attaccata ma non attaccata, non so, Mm. come se fosse una cosa che mi porta una catena, un filo, qualcosa. Se fosse uno di quei semi di alcune piante che resta attaccato ai vestiti, dove Eh, si attaccherebbe nel tuo corpo?
a cuore. Ce l'hai lì adesso? Sì, Vuoi staccarla? sì, Staccala. è difficile, è come se fosse... Ok, ce l'ho fatta, Cosa ti ha detto il nonno? Che sei non ricordo più. grande, grande, grande. Ma se mi fossi fatta un buco, un maglione, ho sento freddo, la dovrò strappata. Tu puoi tutto, Giada. Sei grande, grande, grande. Il nonno ha ragione. L'hai staccata, ha lasciato il buco nel maglione. Anche qui dentro, sento come, come quando togli una spina, che Mm, senti tutte le pareti, però questa spina la sento lunga, mm. cioè, grossa. Ce l'hai in mano la palla, però, ancora. No, è staccata, non so dove è andata. Non sai dove è andata. Richiama la rotolante davanti a te, apri un portale e decidi se metterla dentro per sempre. È un portale definitivo. Mi tiro un calcio, mi faccio un po' male, ma mi tiro un calcio, chiudo la porta. L'hai chiusa. Bene. Metti le tue mani energetiche adesso lì dove hai lasciato un buco e riempi il buco di quello che vuoi tu. I fiori, Belli i fiori. sì, sono gialli, non lo so perché. Perché Monica che annuisci? Sì, perché ho visto delle primule già. Ecco, brava, sì, non mi rimangono i fiori. Che bello. Molto molto bene, molto molto brava Giada. E che succede? Mi sento allora, sicuramente leggera, tipo che posso volteggiare, non so, leggera. E un po' di imbarazzo perché li sento questi fiori, so che sono bellissimi, ma non, non ci sono mai stati. È come quando provi per la prima volta un vestito che ti sta benissimo, ma non è tuo, però ti sta bene e quindi Abituati. Mm. la prima volta che lo esterni, lo metti, lo indossi, ti senti un po' come se tutti ti guardassero, anche se non ti sta guardando nessuno. Però è un Che po'... non te lo meriti. No, 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 è un po' strana, Mm. un po' una cosa nuova che ci devo abituare. Guarda, sei talmente grande, grande, grande che se vuoi puoi mettere altri fiori o far crescere questi o far moltiplicare questi. Ne ho rimetto diversi, Mhm. rossi, fucsia e viola, le violette. Esatto. Intanto noi annuiamo, c'è Monica che annuisce, io che annuisco, quindi... Mi sto portando dietro un bouquet, forse. Esatto. Quali sono i più belli? Anche se è una bella gara. I rosa, i fucsia, i viola o i gialli? Io mi affeziono alle cose, quindi i gialli saranno tutti belli, ma i gialli rimarranno i miei preferiti.
che sono quelli che mi hanno curato. Benissimo. Trasforma questi fiori in un unico vestito con tanto di cappello. Oh, Se non ho ragione, e se è vero che sei grande, 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 lo hai già. sì. Assomiglia il vestito a quello che indossava il quadro del bacio, se l'avete presente, quello Mhm. tutto oro, ecco, il vestito di lei oro con queste non pietre, come queste chiamavo le toppe, queste colorate e con un grande amore, come se ci fosse, non lo vedo, ma come se qualcosa mi completasse, che sto andando per, o sono pronta, non lo so, sento che sia un vestito per un'occasione. E il cappello grande, grande. Larga tesa, larghe tese. Sì, sì, mi copre un po' tutto il viso, ma è proprio bello. E c'ha dei fiori anche sul cappello. Ma in questo quadro che tu vedi, chi No, ti eh. bacia? Ah no, io non vedo nessuno che mi faccia, vedo solo quel vestito. Era per Ok. farvelo capire. Senti già da dov'è Simone? Ah, boh. Nel cinema. Tu sei nello schermo, sei uno schermo che può guardare Sì, ma mi ha il pubblico. distratto, sì, ma non mi sta guardando, sta guardando il telefono. Il telefono, Sì. Monica. Tanto mi è arrivato che i fiori sul cappello glieli ha sistemati la nonna. Eh sì, la sarta. Eh, Poi riguardo a Simone, lo vedo come spaventato. È vero che non sta guardando adesso dritto e non sta neanche guardando il telefono, è come se avesse il telefono in mano ma guarda le proprie scarpe. Va bene, mettiamo una cosa nuova. Nel cinema c'è una porta che di solito è sul lato, l'uscita di sicurezza. Quella porta porta nella vita, della miniera di diamanti. La può varcare solo Simone e Giada, o tutte e due, o uno solo, o nessuno. E la porta si apre. Che succede, Monica? Vedo Giada che è un bambino con dei vestiti più grandi di lui. Somiglia un po' come a un nano, uno dei sette nani. Eh, Cucciolo. ma sì, Mhm. invece Simone è un omone, o perlomeno no? Eh, Rispetto al bambino è un omone con delle spalle molto larghe. Questo bambino è orfano e vedo questi diamanti veramente tanto azzurri. Vedo Giada, che in quel momento era un bambino, che guarda con grande ammirazione questo adulto. Ti vedi così, Giada? Sì. E lui assomiglia al nonno di Heidi.
la barba bianca. Vedo questa luce che si riflette di diamante blu, violetto, rosso. È bellissimo. Mi dà la mano questo uomo, come per rassicurarmi, come per dire, guarda la bellezza della natura, guarda. La bellezza anche del vostro lavoro, che se volete, se vogliamo, non raccogliete carbone, ma Sì, una però forma di carbone più antica. sì, ma non lo vedo molto convinto del lavoro che fa, un po' con un po' di incoerenza, cioè perché se fosse per lui non li tirerebbe via, Mm. lo fa per lavorare, cioè, Andiamo al giorno X. Si vocifera che ci possano essere dei crolli. Cosa fate? Questo è un modo per non rivivere una vita parallela, ma se lo volete entrambi, per cambiarla, annullarla, editarla, modificarla, abbellirla, imbruttirla, arricchirla, impoverirla, quello che volete. Simone che si guardava i piedi nel cinema, adesso cosa fa? io lo sento più protettivo, come non andare là, resta qui, dammi una mano, andiamo via. E io che gli dico, ma non abbiamo finito, ma non. E lui mi dice, fidati di me. Io non lo so, un po' titubo, ma alla fine vado con lui. Vedo la fine di questo tunnel, di questa miniera, vedo la luce. Eh, sono salva, crollata. Siamo salvi tutti e due. Siete fuori Sì. e la miniera è crollata. Benissimo. Vai un po' avanti in questa vita, Giada di Aladdin e del Simone nonno di Heidi. Che succede? Io lavoro, viviamo insieme. Non so se magari era mio nonno o mio papà. E non ci sono donne alla nostra. Lui forse siamo in un E- ufficio tipo da cantiere, no? Non so mm, se lui si era levato di posizione, non era più dentro a lavorare. Quindi come se dirigesse i lavori, lo vedo con dei fogli grandi da, da cantiere. progetti. Sì, Mhm. progetti, esatto. E io sono sul lato, lo vedo lui di fronte su una scrivania, io sono sul lato sinistro, c'è una finestra, fuori c'è la neve e c'ho un cappello, tipo una coppola, ce l'avevo anche quando ero piccola nella miniera. E è come se avessi anche io una penna qua sull'orecchio. Forse sto disegnando. Un aiuto progetto.
No, perché sento come se lo sto salutando, come se devo andare anche io al mio lavoro, come se... Mhm. Nella storia di questi due uomini, che siete voi due oggi, la coppia, in quella vita può essere di sì, può essere di no, si aggiunge una terza persona. Io non ho visto niente per ora. E tu, Monica? Mi viene che è come se poi un giorno il ragazzo, che adesso è Giada, ha voglia di viaggiare, di prendere un treno Per e andare poi dove? conosce Mhm. più, mm, dove c'è più, dove c'è più movimento, più socialità. E che succede? Conosce una ragazza. Giada ci ha chiesto di vedere se ci sono persone che hanno a che fare con lei in questa vita, in altre vite parallele. Questa ragazza che conosce è presente nella sua vita di Giada? E sì, è la sorella, che è come se insistesse, cioè, vedo che per Giada è come una specie di mh, parentesi, no? Di vacanza, così, e poi vuole ritornare, no? Da questo uomo che è il punto di riferimento. Ma questa ragazza invece è come se volesse convincerla all'autonomia, a staccarsi, a fare un altro tipo di vita. Vedi tutto questo, Giada? Sì, pensavo fosse la mia migliore amica, però boh, mi vedo in una Londra anni 50, forse 1850, cioè proprio l'inizio della rivoluzione, cose nuove, però abiti vecchi. Questa ragazza, cioè, è vestita di rosso, c'ha un cappello rosso, una spilla sul cappotto. Di che forma? Non lo so, è a punta, sembra quasi un'aquila stilizzata, un uccello così. Va bene. Giada, guarda il tuo corpo emozionale, cioè guarda dalla posizione in cui ti trovi eventuali vibrazioni e emozioni a bassa frequenza che non ti piacciono, scure, localizzate in aree precise del tuo corpo. È Cosa come vedi? mm, a sensazione ho iniziato a sentire le ginocchia entrambe e se dovessi guardarmi da fuori vedo come se fosse, se sopra c'è una nube nera, tipo un temporale che sta arrivando, lo vedo lì, lo vedo sul ventre e lo vedo sulla gola, partito dalle ginocchia, salire. Queste tre situazioni. Beh, tutte queste cose che non ti piacciono, sostituiscile, toglile con una mano e metti al loro posto dei fiori.
Sulle ginocchia ci sono Come? le violette sulle Violette. ginocchia. Ma sul collo ho messo come un nastro di una rosa grande rossa. Mhm. E Monica annuisce. Sì, come le spagnole, come i balli, Ah, no, tipo flamenco, tipo no? Mm. esatto. E, Ti piace questa idea? Questa non mi piace, ci metti i fiori, quello che ti piace. È lo eh, stesso peso, ma col segno opposto. sì. Poi, se vuoi, puoi metterne anche di più. Sì, sul ventre è come se avessi un campo di tulipani, come quello che c'è da Rese, tipo, così. Insomma, ti stai trasformando in un In un agrario, in un esatto. vivaio. L'agrario. Sei una ragazza vivaio ambulante. Ottimo, non c'è più nulla. Ci sei solo tu e il tuo bisogno di maternità. Lo visualizzi questo bisogno? Mi vedo con un bambino in braccio, due bambini. E il tuo compagno dov'è? Non riesco a capire se c'è. Sì, c'è. Sta facendo, Come? come se fosse in cucina, sta preparando qualcosa. O comunque non è con noi, ma sta facendo qualcosa per noi. Cioè, non è... Sì, Senti il cucchiaio, senti le posate che lavorano. sì, 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 sta facendo la mancia. Quindi è tornato dalla porta di sicurezza del cinema e da quella vita, A quanto dove... pare. Mm. Come l'ha lasciata quella vita? Eh, Mi è venuto, è morto solo, però non lo vedo. Come se io alla fine fossi rimasta in città e ho saputo, ed ero poi venuta a conoscenza della morte di Ma questo. per vecchiaia. Sì, sì, sì. E io con la vita mi vedo con dei figli, con quella ragazza, il vestito rosso. Sì, Mm. sì. E un figlio assomiglia particolarmente al papà di mio papà. Sì, sì. Mio Monica. nonno. Mm. A ruota libera, Monica. Dimmi quello che vuoi dirmi. Come se in contemporanea vedessi nell'immagine che ha proposto Giada, ehm, Simone che mescola qualcosa dentro una pentola e poi invece Simone che forse in questa vita sta mescolando qualcos'altro che può essere un cemento, così, calcestruzzo, che cosa, no? Comunque fa lo stesso gesto di mescolare e pensa a Giada e pensa che a volte lui è troppo duro, Troppo? duro, si chiude troppo a riccio. Pensa che dovrebbe occuparsi di più di lei e ascoltare di più quello che lei dice, dare più peso alle sue parole.
E lei dov'è? Sembra quasi sul punto di fare le valigie, ma qualcosa la frena, come se sentisse l'amore di Simone che viene da lontano. E lei, come se urlasse, smettila di fare il duro, di fare l'uomo tutto d'un pezzo. Sono in stanze diverse? Sono quasi in luoghi diversi. Mm. E lei sta facendo la valigia così in maniera molto frenetica. E lui è lontano ma la sente, sente che la sta perdendo. C'è Monica un'altra vita che hanno vissuto insieme. Qua sono in crociera. Sembrano molto benestanti. Vedo che partecipano a tutte le attività della nave da crociera. Lui è molto innamorato, però lei è come se avesse un filo di noia verso di lui. Sono sempre lei, lei, lui, lui. Sì, sì. Mhm. Perché questa noia? È come se in questa vita Giada avesse un po' il gusto del proibito. Invece lui è un uomo molto stabile. Lei è molto bella, balla molto bene, attira molto gli sguardi degli altri uomini. E come termina questa vita? Si sposano. Mettono su famiglia. Sì, sì, sì. Hanno due figli, vedo che i figli si laureano. Che valore ha in questa vita attuale di Giada, questa esistenza, diciamo, della crociera? Allora, qua in questa vita della crociera è per esempio è lei l'infedele. Vedo che ha nel corso degli anni più storie, Mm. non consecutive, però ne ha un po'. Nella vita attuale, Giada è come se avesse imparato invece l'importanza della fedeltà in tutti i sensi, perché poi in quella vita lì la maggiore infedeltà è proprio nel non essere sincera, nell'allontanarsi sempre di più da lui, emotivamente. Mancargli di rispetto, vedo che gli manca proprio di rispetto in alcuni modi in cui lei si comporta con lui. Mm. Però devo dire che sul finire proprio di questa vita qua, lei ha come un barlume di intuizione dell'importanza della fedeltà, mm, del riguardo, del rispetto dell'altro, della gentilezza, dell'ascolto. Così, poche ore prima di andarsene via, comprende tutte queste cose. Lui se n'era già andato via. Lui prima. Come definiresti la vita attuale di Giada e Simone? Sicuramente in un momento di crisi.
però mi fa vedere come questa crisi possa rappresentare una crepa nell'asfalto da cui nasce un fiore. Possiamo definirla l'incarnazione risolutiva in un modo o nell'altro. Sì, La vita finale, che è tutta da scrivere. Giada, ci stiamo avvicinando alla fine. Se hai voglia, scrivi il tuo intento per questa tua attuale vita. è sempre difficile per me selezionare, averne solo uno. Mhm. Beh, sì, no, può essere molteplice. Sì, con sentimenti ti posso dire felicità, serenità e calore nei rapporti, calore di volersi bene, di verità, di, di sincerità. Sì, sì, voglio una vita vera. Vera nel senso di emozioni vere, positive, eh, e riconoscere e allontanando le negative, quello che non- E Simone? Dove lo vedi? Cosa fa? Fa come te? Scrive i suoi intenti, resta a guardarsi i piedi nel cinema, è rimasto in una vita analizzata precedentemente. non lo so, lo vedo su una scrivania, li sta scrivendo, ma c'ha tanti libri, sta facendo dei calcoli di probabilità di, non so se finirà mai a scrivere i suoi intenti. Sono molto ben oculati. Sono più, sì, ci pensa troppo, non si fa guidare troppo dall'istinto, cioè, dal, sì, dall'istinto. Monica, vuoi aggiungere qualcosa? vedo che sulla scrivania Simone ha appoggiato una calcolatrice molto grande. Come dice Giada, fa tutti questi calcoli, no? Ragionamenti, però sotto la calcolatrice ci sono dei fiori che lui ha raccolto per lei in un prato. È come se lui non riuscisse, ha proprio un po' di fatica nel manifestare l'amore che prova per lei. Perché? Un suo blocco. E quindi? Eppure c'è, Mhm. eppure io lo sento questo amore. E ne ha già raccolti da un bel po' questi fiori, infatti sono appassiti. Però Giada è rimasta nella convinzione che lui non abbia mai raccolto dei fiori per lei, come se lui facesse delle cose un po' per orgoglio, non le manifestasse a lei. Io vorrei che lui e lei si mettessero uno di fronte all'altro e si mettessero reciprocamente la mano destra sul cuore dell'altro. Andare dentro che immagine che non c'entra niente. È Cioè? come se lui volesse dirgli, cioè, tu lo sai la passione che c'è fra di noi.
Mm. Mm. Anche forse intesa proprio fisicamente, no? Se lui volesse dirle che lui non l'ha mai provata per nessuno questa passione, no? Forse perché lui ha bisogno di tornare un po' sul materiale, non so come dirti, no? Eh, eh. Giada. Mi sta strizzando la testa. È che io questi fiori li ho visti quando li ho raccolti. Ho visto dalla finestra raccoglierli. Davvero? Nella realtà? No, no, Ah, in eterico. però è sempre così. Che ho questo blocco e questo blocco è come se stesse mettendo dei blocchi di conseguenza anche a me, perché se io non avessi visto dalla finestra non lo potevo sapere. E è come se sia sempre scontato la mia parte. E io lo so, cioè, è come se io sono sicura di quello che lui prova, lo sento, ma lo sento cioè lo sento proprio a pelle, non con dimostrazioni. Non lo so, adesso è come se mi stesse facendo come una promessa, solo che prova a dimostrare di più, però non so bene. Come te la fa? Guardandomi negli occhi, avendo queste mani incrociate che formano cioè se ci guardi dall'alto siamo seduti uno di fronte Mhm. all'altro, come se formassimo l'infinito. E vedo come uniti in questa posizione come se avessimo eh, cioè come se la nostra energia insieme si fosse fortificata, come se siamo caldi, come se mandiamo più luce in questa posizione. Immagino un po' così. Molto bella. Sì, bianca pura, purezza. Vedo come se fossero delle fiamme bianche che salgono dal pavimento dove siamo seduti. Mhm. Ottimo. Monica, quanto dai di vibrazione a questa scena? Questa scena è 1 milione. Di miliardi? Mm? Non ho altro da dire. Come ti senti, Giada? Volare, Mm? volare. Mi sento leggera, mi sento che sto volando, un po' come Aladdin, ma nel cartone animato, Certo. su un tappeto, come se dall'alto riuscissi a vedere le cose Da diversamente. un'altra prospettiva. Sì, più belle, più come questo infinito, cioè da di fronte non si vedeva, dall'alto, solo dall'alto si poteva vedere quest'opera. Esatto, bravissimo. Bene, frizza questa sensazione di leggerezza, di volare e mantienila da adesso fino a the end of time. E preparati a tornare, quindi disconnettiti da tutto e da tutti, come se non avessi visto nulla in queste quasi un'ora e mezza.
Disconnettiti completamente, ascolta, come sempre, solo la mia voce e preparati a tornare al tempo presente dal quale ti sto parlando. Questo succederà quando dirò 5 e quando finirò il conteggio da 1 a 5 che inizio adesso. 1. Il tuo corpo diventa leggero, soffice, ma leggero. 2. Questa leggerezza parte dall'alto, dal basso, dal sopra, dal sotto, da destra e da sinistra ed è una leggerezza che impregna completamente tutto il tuo corpo, che si ricarica ed inizia ad illuminarsi di una luce fantastica. 3. Sei così leggera e quasi arrivata che inizi, è come se ti iniziassi a sollevare dal letto, a volare appunto. Ti illumini da dentro, ti ricarichi, 4, ti rigeneri e fissi questa sensazione per sempre. E 5, apri gli occhi. Bentornata Giada. Come stai? Uff, Stai. Puoi anche stare così, non ti preoccupare. Come stai, Monica? Benissimo, Io sto registrando. eccezionale. Esatto, sto registrando ancora, se vuoi continuo, se no poi taglio, ma non ti preoccupare, tu rilassati e riprenditi pure come. Cosa ci vuoi dire? incredibile. Veramente, veramente brava. Poi un connubio con Monica totale, veramente, veramente complimenti. All'inizio sembrava di essere dei miei sogni, cioè nello stato di dormiveglia. Sì. Io sogno molto e sogno tanto così, vivido, quindi è stato abbastanza una sensazione comune, cioè della serie mi sono appena svegliata, sono nel mio mondo. Poi ovviamente guidata così è stato proprio bello, bello, emozionante. Anche se non, non sento parlare, non so se è una cosa comune. No, no, Sen- va benissimo. Sei sen- visiva. sì, sento il messaggio attraverso sensazioni. Allora, un abbraccio, però non vedo. No, allora non sei visiva. Non si è capito se vedevi, ascoltavi, perché ti arrivavano comunque le informazioni. Sì, Non alcune. sentivi, non vedevi, ma capivi? Allora, la prima parte era praticamente tutto nero, cioè tutto come se fosse, come ti dicevo, una videocassetta che cioè, non funziona. Poi così, La nonna la vedevi però, quindi in parte sei sì. visiva. No, ho visto la nonna, ho visto gli occhi della nonna che mi fissavano sotto i capelli biondi. Sì. La nonna la Cinestesica vedevo, e visiva. ho visto me bambino, Aladdin. Come ti dicevo, ho visto Simone, questo uomo, però l'ho visto tipo come forma di cartone animato, Sì, sì, sì. veramente come il nonno di Heidi, con questa barba disegnata bianca. Ho visto, ti dico, questa città antica, cioè proprio senza macchine moderne, proprio antica con le ferrovie. Ti dico Londra perché è tempo cupo, i giubbotti, un po' di pioggerellino, però può essere qualcosa Ti dell'Inghilterra. sei divertita? Eh sì, non pensavo di vedere così tanto. Cioè, di sentire sì, cioè, però ti dico, è stata una cosa bella perché sembrava di essere in un sogno ad occhi aperti. Mm, Cioè, mm, io mm. quando sogno e sono in quei sogni vividi a metà,
è così, vedo sensazioni, sento cose, ma non sento, cioè io quando sogno mia nonna sogno la presenza di mia nonna, la benevolenza, Ma non e c'è un film dove si ma non svolgono c'è un delle film, cose. o se c'è un film comunque lei è sempre muta, cioè il messaggio lo Lo recepisco avverti. Mm, mm, in mm. altri modi, sì. E quando parlava Monica e diceva certe cose, tu le vedevi Sì, e le cioè, riconoscevi o le vedevi e le subivi, allora, diciamo. la terza vita l'ho subita, nel senso non sono riuscita a vederla, quella della crociera. Sì, ho visto noi al casino, tipo a giocare alla roulette. Monica, la crociera, però scusami, abiti ottocenteschi, Non lo so la crociera no? come era, Moderni? qualche, Moderni? Abbastanza. Mm. sì, tipo anni Cioè, 90, anni 90. esatto, Ah, 80-90, sì. ah. Sì, io ho visto proprio il casino della crociera e noi alla roulette lanciare dadi, numeri, così, e la vista, un tramonto o un'alba dalla crociera. Sei pazzesca, Giada, eh? Eh, Sei molto, molto, molto brava. Bene, bene. Io sto continuando a registrare, questa parte la posso lasciare? Beh, sì, Sì, dai. sì, sì. Mm. Vuoi dire qualcos'altro o finisco la registrazione? No, è un'esperienza che consiglio a tutti perché è davvero molto... ti riempie. Cioè, è bello anche farla con Monica perché dove non arrivi tu, perché è ovvio, cioè io la prima è stata un po' difficile, non sapevo cosa aspettarmi, quindi ho proprio voluto la presenza di Monica per guidarmi, per vedere delle cose che altrimenti non avrei visto, magari comunque sono anche guidata dalle emozioni di questo momento. Mhm. Ti affianca Monica e ti... Esatto, che mi dice c'è il mazzo di fiori, effettivamente sì, c'era il mazzo di fiori su quella scrivania, ma io non l'avevo visto. Mhm. E quando mi parla del mazzo di fiori cresciuto, ho proprio visto me guardare giù dalla finestra in questo giardino e lui che raccoglieva sti fiori. Quindi lì sì, e per questo Monica è fantastica, sempre che è stato. Sì. Va bene, va bene. Grazie mille, chiudo la registrazione. Ciao a tutti, grazie mille.